Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess. Oggi voglio parlare della serie La regina degli scacchi, con una chiave di lettura un po' diversa, spiegando perché dal mio punto di vista, attraverso la protagonista, viene valorizzato tutto il genere femminile. Come è noto, la serie, tratta dall'omonimo romanzo di Walter Tevis, è ispirata alla storia di Fischer, celebre campione americano che vinse il titolo mondiale sconfiggendo lo sfidante sovietico Boris Spassky. Beth Harmon ha molti fattori in comune con Fischer, a partire dall'essere orfana della figura paterna. Come lui, da una condizione di svantaggio, arriva a sconfiggere i sovietici, in particolare Borgov. Entrambi mettono gli scacchi al primo posto e il gioco stesso è la loro fonte di riscatto e allo stesso tempo fonte di salvezza. Allora perché Tevis sceglie l'eroina? Per ragioni puramente letterarie? Per conquistare il pubblico? La critica nega che si possa parlare di femminismo, termine peraltro ormai datato. Eppure, partiamo dal titolo, The Queen's Gambit, letteralmente il gambetto di donna, ma in italiano è stato scelto di tradurlo come la regina degli scacchi, un'evidente allusione al pezzo più importante di questo gioco. Beth è una ragazzina sola, tenace e talentuosa che si mette in gioco e realizza il suo sogno. Si impone con la forza della sua intelligenza, superando diversi ostacoli e ogni pregiudizio dovuto al fatto che è una donna. Anche la madre adottiva inizialmente le chiede di appassionarsi alla danza o comunque a qualcosa di più femminile rispetto agli scacchi. La modella che incontra a New York le dice che è carina ma troppo intelligente per fare il suo stesso lavoro, mentre successivamente Beth viene definita troppo glamour per fare la scacchista. La metamorfosi del personaggio è evidente: da ragazzina insicura, bruttina, diventa una donna in tutti i sensi, una vera e propria regina. Pensate che i costumi di scena sono talmente belli che hanno pensato di esibirli in una mostra online in collaborazione con il Brooklyn Museum. Dunque, è innegabile che sia molto alla moda. Questo perché non rinuncia agli aspetti anche esteriori del suo essere donna, non annulla la sua femminilità. In una delle scene finali, conclusa la partita con Borgov, lui la abbraccia spassionatamente. Se fosse stato un uomo, avrebbe fatto lo stesso? Per me la risposta è no. La sua vittoria è eclatante perché è una donna ed è riuscita ad arrivare alla vetta mondiale. Beth diventa la rappresentante di tutto il genere femminile, tanto che le donne sovietiche la aspettano impazientemente all'uscita della sede di gioco per chiederle degli autografi e acclamarla. Gli scacchi superano ogni barriera e ogni pregiudizio. Voglio concludere citando la postfazione del romanzo, scritta dall'amico Yuri Garrett. Judith è insieme donna e scacchista, pienamente l'una e pienamente l'altra. Chi è Judith? Colei che più di tutte ha rivoluzionato il mondo scacchistico femminile, ovvero Judith Polgar, la prima donna a competere con gli uomini per il titolo mondiale, la più forte giocatrice di tutti i tempi. Noi ragazze dobbiamo trarre ispirazione da queste storie. Essere una scacchista non preclude assolutamente essere una madre, essere femminile o una donna nel vero senso della parola. Anzi, dobbiamo essere tutto ciò contemporaneamente. Mi piace pensare che questo sia uno degli innumerevoli messaggi del libro, che infatti vi consiglio di leggere, perché spesso si tende subito a guardare i film o le serie TV senza leggere il libro. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Quanto alla realtà, però, questa è tutta un'altra storia. Se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere un like e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Per oggi è tutto, ciao da Titan Chess!